Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo l'ultimo episodio che parla del viaggio del matto o The Fool's Journey, quel paradigma teorico che interpreta gli arcani maggiori come un viaggio spirituale dell'anima individuale per purificarsi, per distaccarsi dalla parte più materiale di se stessa e quindi raggiungere una unione mistica con, con l'uno, con il creatore di tutto ciò che è, con Dio, con appunto ciò che crea la realtà attorno a noi. Prima di iniziare però mi presento per chi non mi conosce, sono Minti di Minti Taro, sono una cartomante, una tarologa, una coach di sviluppo intuitivo e tra i miei servizi offro anche corsi individuali o di gruppo su tecniche e strategie avanzate di lettura dei tarocchi. Se siete interessati fatemi sapere, potete inviarmi una email a mintitaro@gmail.com. Ma adesso iniziamo. Io vi consiglio caldamente di vedere i primi episodi di questa serie. C'è una playlist dedicata agli arcani maggiori e i primi episodi trattano più in dettaglio il paradigma teorico che fa riferimento alle filosofie neoplatoniche che sono alla base della simbologia dei tarocchi ed in particolare degli arcani maggiori. Ma facendo un sunto molto breve, diciamo che la chiave interpretativa chiamata il viaggio del matto, The Fool's Journey, vede gli arcani maggiori divisi in tre file da sette, perché ogni arcano maggiore è uno step in una scala di ascesa verso una spiritualità più elevata, e questa scala, detta scala delle emanazioni, viene divisa in tre parti che corrispondono appunto alle parti dell'anima secondo la filosofia di Platone, che poi è stata ripresa appunto dai filosofi neoplatonici. La filosofia di Platone appunto divideva l'anima individuale in anima degli appetiti, della volontà e della ragione, ogni parte più elevata spiritualmente rispetto a quella precedente. E oggi appunto vediamo le carte che rappresentano le varie esperienze che l'anima affronta su questa terra e che corrispondono appunto alle esperienze relative all'anima della ragione. Cos'è l'anima della ragione? È l'anima, è la parte, diciamo, della nostra anima che riesce a raggiungere alti livelli di coscienza elevati fino a possibilmente unirsi in una unione mistica appunto con l'uno, con il creatore della realtà circostante, del pianeta Terra, dell'universo. E quindi contiene tutta una serie di figure che rappresentano questo cammino elevato dell'anima verso l'unità divina. La prima delle quali è il diavolo, perché il diavolo comunque rappresenta, diciamo, una delle sfide che ancora l'anima deve dominare per poter appunto elevarsi spiritualmente, perché il diavolo in questo paradigma rappresenta appunto il demone del caos che tiene legate a sé le parti inferiori della nostra anima, no? Vedete queste due figure rappresentano appunto l'anima degli appetiti e l'anima della volontà che abbiamo visto nei video precedenti. Poi abbiamo la torre, che è la disgregazione, diciamo, necessaria per poter liberare queste catene che ci vincolano appunto al caos, alle anime inferiori. Le stelle o la stella rappresenta appunto lo stato dell'anima una volta liberatici dalle catene, questo stato di
serenità e di speranza, con questo cielo bellissimo, limpido, pieno di stelle che ci guidano. Poi abbiamo la luna ed il sole che rappresentano i dominatori del tempo, ovvero quello del calendario, diciamo, solare e del calendario lunare, appunto. E poi abbiamo il giudizio che rappresenta la conquista del tempo, quindi con la carta del giudizio l'anima va oltre il concetto del tempo, va addirittura oltre il concetto della morte, perché appunto il giudizio è il giudizio universale che fa risorgere dalle tombe fondamentalmente, come è appunto ben raffigurato in questo mazzo. E l'ultima carta, la carta del mondo, è appunto rappresenta l'anima mundi in questa ghirlanda, no? Al centro di questa ghirlanda. Cos'è l'anima mundi? L'ho già spiegato appunto nei video precedenti, sarebbe l'etere, sarebbe la parte dell'uno, di ciò che emana la realtà fisica, e quindi è quella energia al centro del cosmo. E quindi è l'unione mistica, questa carta rappresenta lo stadio dell'unione mistica appunto con l'anima mundi e con il creatore appunto di tutto ciò che è. In chiave medievale questa figura centrale può anche rappresentare la quarta virtù cardinale della prudenza, che veniva considerata nel Medioevo superiore addirittura alla giustizia, quindi la virtù di Dio, la sapienza di Dio, appunto. Per questo, secondo Robert Place, è stata raffigurata nell'ultima carta, in quella del mondo. Adesso vediamo con gli arcani Rider-Waite-Smith queste carte e i loro significati durante appunto più nello specifico nel viaggio del matto, perché questo viaggio cammino del matto è stato soprattutto esplorato guardando alla simbologia del Rider-Waite-Smith. Qui abbiamo il Radiant Wise Spirit, questo abbiamo il matto, e poi abbiamo il diavolo, la torre, le stelle, la luna, il sole, il giudizio e il mondo. Eccoci. Dunque adesso le vediamo una ad una. Questo è il matto che appunto in questo paradigma interpretativo rappresenta l'anima individuale che fa questo cammino verso l'anima mundi, verso l'unione mistica con Dio. E questo è il diavolo. Dunque, il diavolo è la carta fondamentalmente della dipendenza, perché è la nostra dipendenza dagli aspetti più materiali dell'esistenza. È come se subissimo il fascino di questi aspetti materiali e ne abbiamo anche una dipendenza emotiva, oltre che psicologica. Infatti il diavolo solitamente viene interpretato appunto in chiave di dipendenza da automatismi, anche da una dipendenza per esempio sentimentale, tutto ciò che ci tiene legato diciamo alla parte più egoica di noi stessi, e che quindi ci crea, come dire, dei problemi, no? Anche a livello proprio materiale, perché appunto non siamo liberi di mettere in atto le nostre azioni, perché in realtà siamo guidati dalle parti più inferiori della nostra anima, che sono legate appunto a questo fascino. La torre, che solitamente viene considerata un po' malaugurante, no? Perché vediamo questo fulmine che butta giù la torre e le persone che vi erano dentro,
Ovviamente, soprattutto in questo Rider-Waite-Smith è dipinta in maniera molto negativa, no? Però in realtà è, come dire, è la carta di un cambiamento inaspettato e molto forte, anche benefico nel lungo periodo, cioè magari lì per lì ne siamo spaventati di questo cambiamento, però è un caos, è un cambiamento che mette un po' sottosopra la nostra vita, però in realtà è necessario nel lungo, diciamo, se lo guardiamo dall'alto, per liberarci da queste catene rappresentate dal diavolo, cioè da soli non ci riusciamo e quindi è come se un evento esterno ci aiutasse a spezzare queste catene, quindi si ottiene alla fine la libertà attraverso una crisi, perché è una crisi che butta giù un po' questa torre che rappresenta il nostro ego, e toglie quindi dal comando gli aspetti più terreni della nostra anima. La carta della stella è la carta della speranza, della calma dopo la tempesta, è la carta dell'ispirazione, come la chiamo io, perché a me ricorda molto la stella di Betlemme che guidava i re magi e quindi è in questo caso la carta esprime un bilanciamento dell'anima fondamentalmente, cioè le parti inferiori rappresentate qui nel diavolo non sono più al comando, bensì è al comando l'ispirazione, la guida, la nuova speranza, l'anima della ragione. La luna è il nostro subconscio e quindi in questa fase l'anima individuale deve affrontare e portare alla luce tutto ciò che in realtà è sotto la superficie, quindi in chiave diciamo più spirituale è tutti i blocchi che risiedono nel nostro subconscio, i nostri desideri, le nostre paure, i nostri traumi, i nostri pensieri limitanti e che per poter avanzare a livello spirituale dobbiamo affrontare e dobbiamo liberarcene. Tant'è vero che con la carta del sole questa liberazione si vede e in contrapposizione all'esperienza della luna, chi è nella fase del sole è pieno di entusiasmo, di chiarezza mentale, di forza vitale, di rinnovata giovinezza, basicamente, tant'è vero che appunto c'è dipinto un bambino. La carta del giudizio è abbastanza complessa, però in realtà è la carta che io chiamo della vocazione, perché è come se la nostra anima capisse, sentisse il richiamo della parte più elevata di se stessa e iniziasse a seguire effettivamente ciò che la fa star bene. Quindi in questo caso il richiamo appunto da parte dell'angelo a più alti fini, a più alti desideri, è come se a livello diciamo mistico rappresentasse la voglia di riunirsi appunto con l'anima mundi, con il creatore di tutto ciò che è e quindi questo porta a oltrepassare sia i limiti del tempo, rappresentato appunto dalle carte della luna e del sole, e i limiti della morte, perché appunto c'è queste tombe che si aprono. E alla fine abbiamo finalmente l'unione mistica con l'anima mundi, con l'unione con l'uno, il termine con cui i neoplatonici chiamavano appunto la sorgente della realtà e della vita e qui finalmente abbiamo questa unione mistica che viene celebrata con questa ghirlanda, con questa rappresentazione di questa donna molto centrata, molto fluttuante nell'aria e con i simboli ai lati che
dell'uomo, dell'aquila, del bue, del leone, che rappresentano poi i quattro elementi, perché l'anima mundi sarebbe l'etere, da cui poi sorgono i quattro elementi che poi si concretizzano ulteriormente, si appesantiscono ulteriormente, diventano i mattoni della nostra realtà, della Terra, dell'universo, eccetera. Trovate ovviamente più dettagli nei primi video, perché ho parlato più in dettaglio del sistema ehm, teorico alla base del neoplatonismo dei tarocchi. Bene, spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se avete domande, mi raccomando, scrivetele nei commenti. Se vi è piaciuto, mettete tranquillamente un like, condividetelo con chi può essere interessato, attivate la campanella per avere informazioni sui prossimi video e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Bene, e noi ci vediamo presto. Ciao!